il cibo e l'acqua sono diritti, fondamentali per ogni essere umano. Eppure, per secoli, queste risorse essenziali sono state trasformate in strumenti di controllo. Oggi guardiamo al passato e vediamo come l'umanità sia stata divisa tra chi aveva accesso a questi beni vitali e chi ne è stato privato. Ma questa disuguaglianza è stata davvero inevitabile? Oppure è stata il risultato di strategie deliberate per mantenere il potere nelle mani di pochi? In questo episodio esploreremo come fame e sete siano diventate le armi invisibili più potenti della storia. Nell'episodio precedente abbiamo analizzato come l'energia, anziché emancipare l'umanità, sia stata trasformata in una prigione. Ora ci spostiamo su un altro fronte, il controllo delle risorse più fondamentali, il cibo e l'acqua. Scopriremo come queste siano state utilizzate per perpetuare la disuguaglianza globale e per mantenere intere popolazioni in uno stato di subordinazione. Alla fine del XX e durante il XXI secolo, molte delle fonti d'acqua più importanti furono privatizzate, trasformando un bene naturale in una merce. Grandi corporazioni acquisirono i diritti di sfruttamento di fiumi, laghi e falde acquifere, imponendo costi proibitivi alle popolazioni locali. Le terre agricole nelle regioni più fertili del Sud America e dell'Africa furono monopolizzate da attori esterni, lasciando milioni di persone prive di accesso diretto al cibo prodotto nei loro territori. La fame come strumento geopolitico. I paesi egemoni hanno spesso usato il cibo come arma, controllando le esportazioni e manipolando i prezzi per ottenere vantaggi strategici. Durante le crisi alimentari del XXI secolo, nazioni esportatrici limitarono le forniture di grano e riso per proteggere i propri interessi, lasciando molte altre regioni a soffrire la fame. Le istituzioni internazionali furono spesso complici di queste strategie, imponendo politiche agricole che favorivano l'export a scapito della sicurezza alimentare locale. L'acqua come leva di potere. Con l'aumento della popolazione e il cambiamento climatico, l'acqua divenne uno dei beni più ambiti del XXI e XXII secolo. In molte regioni aride del sud-est asiatico e dell'Africa, le riserve idriche furono monopolizzate da potenze esterne, costringendo le popolazioni locali a pagare per un bene che un tempo era gratuito. Le tensioni transfrontaliere legate ai grandi bacini idrici, come quelli dell'Euroasia e del Sud America, provocarono conflitti aperti e negoziati di dubbia equità. Le tecnologie bloccate per l'accesso alle risorse. Soluzioni tecnologiche esistevano già nel XXI secolo per affrontare la crisi idrica e alimentare, ma molte di queste furono ostacolate o non finanziate. Sistemi di desalinizzazione avanzati, alimentati da energie rinnovabili, avrebbero potuto fornire acqua potabile a miliardi di persone, ma i costi furono mantenuti artificialmente alti. L'agricoltura verticale, che prometteva raccolti abbondanti con un consumo minimo di suolo e acqua, fu implementata solo nei paesi più ricchi, escludendo le nazioni emergenti. Le conseguenze delle disuguaglianze nelle risorse fondamentali. Le disparità nell'accesso a cibo e acqua hanno avuto conseguenze devastanti per l'umanità. Carestie e crisi idriche provocarono migrazioni di massa, destabilizzando intere regioni del pianeta. La mancanza di accesso alle risorse portò milioni di persone a condizioni di schiavitù economica, lavorando in piantagioni e fabbriche controllate da interessi esterni. Nell'episodio successivo analizzeremo come le nazioni che avrebbero potuto emergere come leader globali siano state sistematicamente bloccate, quali strategie furono adottate per impedire a interi continenti, come l'Africa, di sviluppare il loro pieno potenziale, e quali furono le conseguenze di questa paura del progresso. Non perdete il prossimo capitolo di questa serie.
Se queste informazioni vi hanno fatto riflettere, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e condividere questo episodio con chiunque voglia comprendere meglio le dinamiche nascoste che hanno plasmato la storia dell'umanità. Il vostro supporto è fondamentale per ampliare questo dialogo globale. Se cibo e acqua sono i beni più fondamentali per la vita, come è possibile che siano stati trasformati in armi di controllo? Quali responsabilità hanno le istituzioni globali e i governi in questo processo? E cosa sarebbe cambiato se l'accesso a queste risorse fosse stato trattato come un diritto inviolabile? Riflettete su queste domande e preparatevi. Il prossimo episodio porterà alla luce un'altra verità nascosta.